Okay, this is great. We're here with Masut da Rive in the Isonza of Friuli, and here we have Fabrizio Gallo of the family Gallo, of course, and we're in their field. And I think, what did you say these grapes were? Che tipo di... Questo è il Tokai Friulano. Tokai Friulano. Perfect. Una volta, adesso si chiama Friulano. Yeah, now it's Friulano, Friulano. but Tokai Friulano is the traditional name. But as of 3-4 years ago, we can only refer to it as Friulano. But in the region, it's always been known as Tokai Friulano. So Fabrizio, it's un gran piacere essere qui con voi. Fabrizio was explaining how they do the pruning. So I thought it would be very interesting if he could spiegare come fare la prima poda. Ti spiego come si fa la prima potatura verde in questo caso. So first, this is how they do the first green pruning. Siamo ad aprile e quest'anno siamo di fronte a una primavera anticipata, perché solitamente queste condizioni di vegetazione le hai a maggio, non ad aprile. Yeah, so really we're in April right now, but this is a very advanced spring. We're seeing growth here that you wouldn't normally see in May, not in April. Esatto, quindi siamo ancora in una fase, direi, rischiosa, perché come vedete su in montagna c'è ancora la neve. Oggi fa fresco perché è tutto il giorno che tira un'aria fredda e perciò c'è ancora qualche rischio purtroppo di gelate. Yeah, so really, I mean già con fiore già, no? Sì, cominciando, no? So it's a very advanced spring. It's a lot of risk right now. If you look up in the mountains, the beautiful mountains in the distance, everything is snow covered still. So they're running the risk that, okay, this is a very early spring, we got all this growth, but we could have a frost, which could damage the plants. Il rischio, giustamente tu hai già visto il grappolo, che non è ancora fiorito. The little flowers are beginning to... Il rischio per la vite, a differenza di tante altre piante, è che ha soltanto una gemma che porta il frutto. Okay, so this is particularly difficult or dangerous for the grapes compared to other plants. It's because each flower contains the entire bunch of grapes. Se dovesse venire il freddo, il ghiaccio, brucia tutto ciò che è verde. La pianta non ha altre gemme per poter ricacciare, rigermogliare e darti un altro grappolo. Yeah, so it's basically a one-shot deal. If at this point we got a very strong frost, it would basically kill all these growing points, and the plant doesn't have the capacity to put out a new flower. So you basically would perdere tutto, perché could lose everything. Esatto, se dovesse venire un giorno solo, una notte, un'ora, 2 ore di temperatura sotto lo zero, qui è tutto ciò che è verde, è tutto bruciato. So all it takes is the one night with below zero temperatures and we could lose our entire harvest here. Quindi sì, è una fase molto delicata. Questo è il grappolino già sviluppato che vediamo. Tra 15, massimo 20 giorni comincerà a fiorire, ci sarà la fioritura e da lì in poi, quando è finita la fioritura, 90 giorni vendemmi. Questa è la regola di base. So this is a very delicate time because it's already beginning to form. In another 20 days we're actually going to have flowers, and then it's 90 days later that we actually have the harvest. So this right now is the quanto tempo che è tan delicato i fiori che può matare la fioritura. Fioritura, se il tempo è bello, che non è umido e piovoso, una settimana di tempo e tutte le varietà sono fiorite. E deve essere una temperatura costante? Dovrebbe essere una temperatura costante e soprattutto non umido, dovrebbe essere sole e ventilato come era oggi. Queste sono le condizioni migliori per darti una fioritura buona, di qualità, e quindi garantire la giusta fecondazione del frutto. So everything depends on the next couple of weeks that we have the correct temperatures, the correct weather, so that they have good pollination, good formation of the fruit. So it's a critical time. Allora, come vedete, la pianta ha cominciato a germogliare
in maniera perfetta. Perché He's going to explain now how he does the selection for the first podatura. He's saying the plants are beginning to form very nicely. Everything is correct. questa, la forma di allevamento è un guyot unilaterale. Yeah. So this is a training system. It's called the guyot laterale. So it's what's in questa zona, no? Sì. Più È conosciuto, il no? sistema più indicato per fare qualità, Okay, so non quantità. Right. So this system is based on producing quality fruit and not quantity of fruit. So and everything is obviously with the azienda. This is the key element. E anche se appunto questo sistema è qualitativo, bisogna sempre fare un passaggio di pulizia verde, chiamato, e togliere tutto ciò che è in eccesso. Okay. So this begins now with the first of our green pruning, and the idea is to remove anything that is excessive vegetation. Allora, adesso ti mostro, Robert, come si fa appunto a eseguire questa pratica, che è una pratica agronomica, naturale, Yep. e che solitamente viene utilizzata per produrre uve di qualità. Yeah. So he's going to start knocking off the vegetation to show how they would select to produce a quality grape. La prima selezione che si va a fare è quella di pulire il fusto. Da qui in giù la pianta è meglio pulirla, Yep. perché tutto ciò che nasce da sotto la testa della pianta non dà frutto. Okay, so the key first element is to remove anything that is from this point below, because it's not going to do anything to contribute to the quality of grapes. Poi andiamo a lasciare 2 tralci, 2 gemme sotto, basse, per poter garantire il prossimo anno il tralcio nuovo. Okay. Quindi so si you're going to possono... leave two come si dice, rame, germogli. gemoli. So questi I don't know, how qua- would you say that in English? Gemoli. Flower blossom. Sprouts, I guess. Yeah. Sprouting branches, and this will guarantee then the future of next year's harvest. Il prossimo anno questi Yep. verranno piegati Yeah. e produrranno l'uva. So these will then become the wood of next year, because everything else will be pruned off. E come vedi bisogna cercare di lasciare i più belli, perché questi sono belli e questi sono piccoli. Yeah. So the nicest developed ones for next year, they leave the best ones. These are small; they would probably knock those off. E soprattutto quelli più ben posizionati, perché bisogna sempre, per questo è importante che il lavoro che viene svolto venga fatto da persone professioniste che sanno quale lasciare e Yeah. quale togliere. Okay. So it's a very careful. They have to do a careful selection. The position on the main stem is critical. So it's professionals that really make this decision. It's just not anybody who comes in and chooses. Perciò io continuo, tolgo tutti questi piccolini Yep. che non ci He's showing servono. how we just will eliminate. Posso lasciare 1, 2, 3, Yep. questi li tolgo Yep. e poi davanti Yep. lascio 1, 2, Yeah. tutti quelli posizionati bene. Yeah. So Qua- it's got good position. He leaves these two. Qua, se vedi, ci sono 2 nati dalla stessa gemma, Yeah. So there's two that come in from the same bud. So he takes one off. e quindi il più piccolo viene tolto. Smaller one he takes off. La stessa cosa qua, Yep. basta, via e via. And Allora, this is a work they do all day, every day. They're walking through. No, questo è il lavoro ogni giorno. ogni giorno, adesso per un every mese a abbondante, si farà sempre solo questo lavoro. This is what Danny was doing when he was here. He's just cutting off the vegetation. Allora, adesso tu puoi contare 1, 2, 3, 4, 5 germogli a frutto. Okay, so these are all sprouts that will be carrying fruit, and they maintain for the time being. Perché dopo fare come come si dice, vendemmia verde, no? Vendemmia verde, Sì. sì, si toglie tutto il grappolo se c'è Dopo, bisogno. questo, Però, come tu puoi vedere adesso, qui c'è un grappolo, yeah, qui c'è un altro, yeah, qui c'è un altro yeah, e qui ce ne sono 2. yeah. Perciò questa pianta 1, 2, 3, 4, 5
qua ancora da venire fuori 6, Yeah. 7, Yeah. 8, 9. Yeah. Ci sono in questo momento 9 grappoli. So there's 9 bunches at this moment on this plant. Quando a fine fioritura arriveremo a giugno, fine giugno, At e the end of June, they're about. il grappolo sarà formato They're beginning to form the actual bunches of grapes. e siamo sicuri appunto che la fioritura è andata bene e So il at that grappolo point, they're sure that they've gotten good pollination. The formation of the fruit has been very, very good. se in quel momento 9 grappoli Yeah. sono troppi, Yeah. si passa e si taglia, come qua ce ne sono 2, Yeah. si taglia uno e l'altro rimane. Yeah. So at that point, everybody understands that 9 bunches per plant is much too much to get a quality. So they begin to make selections. Then they start identifying the better bunches and reducing the other. Quanto volte fare la vendemmia? Una volta. sola, sì, in, sì, sì, in, sì, sì. in giugno, fine di Giugno, luglio, So they do one of these selections. si fa la selezione appunto dei grappoli. Yeah. E a finale lascia quanto grappoli per pianta. A seconda delle varietà si può partire da 6 grappoli fino a 8, 9, 10. Okay. E il pino grigio che fa grappoli più piccoli si lasciano 10 grappoli. Ok. Il Tokai se ne lasciano 6, 7 perché il Tokai ha un grappolo un po' più grande. So it depends on the variety, of course, but Pinot Grigio is used as an example. It produces small bunches, so you can leave more bunches per plant, maybe up to 9 or 10. With the Friulano, because the bunches are larger, they leave maybe 6 or 7. Questo è tutto per quanto riguarda la vegetazione, la pulizia verde. No? I lavori successivi sono soltanto quelli di contenere la vegetazione, una volta puliti, alzando i fili, Yeah. e poi quando la vegetazione cresce, arriva all'altezza del palo, Yeah. si passa con la cimatrice, che è la macchina che taglia, Foglie. taglia le foglie. Yeah, so they keep training the vines as they grow taller. They keep raising these wires higher and higher to support the vines. It's actually pretty smart because in a lot of places we've seen that they have to force the vines inside and they do some damage to the vines. These guys, they just lift up the wire, and it's pretty ingenious actually. And then che mese più o meno fare Lì non c'è una regola, si comincerà tra un mese almeno. Yeah. So they have a machine that comes through and it'll cut the vegetation, no? To just reduce the amount of vegetation on the plant so that they più sole, più Sì, ventilazione. perché appunto la So- pianta deve essere contenuta, se no lei cresce. Yeah, the plant just produces huge amounts of vegetation. It creates shade so that the flowers won't mature, and just reduces the amount of vegetation. So, thank you. Grazie a te Robert. Fabrizio. Sempre un gran piacere vedere voi. Grazie a voi. Ok.